Questa Venere è l'immagine stessa dell'ideale di bellezza nella Firenze del secondo Quattrocento, leggera, sofisticata e timida nel nascondere la propria nudità con i lunghi capelli biondi sciolti al vento. Una ninfa la accoglie sulla riva con un mantello foderato e ricamato con un motivo di fiori. Due personificazioni allegoriche dei venti invece spingono Venere, che sorge su una splendida conchiglia, verso l'approdo. Centro di questo straordinario dipinto, vera icona dell'arte, è la figura di Venere che appare luminosa davanti all'oscuro di un folto cespuglio. Sopra la testa della dea vola Amore, pronto a scagliare una delle sue frecce. Su una fitta selva di alberi si stagliano gli altri personaggi. Mercurio che muove le nuvole con il bastone alato, le tre grazie in un incantevole intreccio di gesti, sguardi e trasparenze. Flora, ninfa della primavera, dispensatrice di fiori, e l'impetuoso vento zefiro che insegue tra gli alberi la ninfa Clio. Ancora oggi questo capolavoro, con i suoi molti significati allegorici, continua ad appassionare gli studiosi. L'opera fa parte di un ciclo di 3 pannelli commissionati per arredare una sala di Palazzo Medici a Firenze. La vicenda raccontata riguarda la battaglia vinta dai fiorentini contro i senesi nel 1432 ed è rappresentata in 3 distinti momenti. Gli effetti prospettici e la drammaticità dello scontro tra i cavalieri si combinano con un senso quasi magico del racconto. Il momento è quello in cui Bernardino della Ciarda, comandante senese, viene disarcionato. Questa annunciazione è ambientata in un giardino all'esterno della casa della Vergine invece che nella consueta loggia. L'angelo è raffigurato in una posizione classica come appena planato con le ali battenti, mentre Maria si trova dietro un altare marmoreo, scolpito, su cui è appoggiato un leggio. Nel dipinto esistono degli errori di prospettiva. Il braccio destro della Vergine, ad esempio, risulta più lungo del sinistro. Secondo alcuni, però, sarebbero errori voluti per la collocazione dell'opera. Osservando l'Annunciazione di scorcio da una posizione laterale a destra, la sproporzione del braccio infatti sparisce e l'opera ritrova il suo equilibrio. La tela fu commissionata da Guido Baldo della Rovere nel 1536 e nel tempo venne riprodotta in un'infinità di copie. La giovane e bella donna ci fissa con calda intensità, adagiata morbidamente su lenzuola e cuscini, con un tenero cagnetto acciambellato vicino ai piedi. Sullo sfondo un interno nobiliare in cui 2 ancelle conferiscono un tono di realismo, cercando degli abiti in una cassapanca. Forse stanno proprio per vestire la bella Venere che languidamente si copre il pube in un gesto tra l'erotico e il pudico. L'artista dipinse quest'opera per il ricco Agnolo Doni, da poco sposato con una Strozzi, in modo che potesse essere appesa nel palazzo della giovane coppia. Si tratta di una sacra famiglia in cui la Madonna e San Giuseppe sorreggono come un corpo solo il bambino in una torsione fatta di muscoli scattanti. Sullo sfondo nudi plastici che evocano l'antichità classica a cui Michelangelo si ispirò, ritenendo che dal mondo antico provenisse la coscienza del moderno. Dipinta per la chiesa fiorentina di Ognissanti, quest'opera è tra le più note di Giotto. Ideata per essere collocata sull'altare maggiore, doveva segnare il punto focale della prospettiva in fondo alla navata della chiesa. La solida figura di Maria, posta frontalmente all'interno di un trono, che è un esempio di architettura gotica, costituì un punto di arrivo per le ricerche artistiche del Trecento. La Madonna è per la prima volta inserita in una struttura vista di scorcio, mentre tonalità di colore nuove, fresche e vivaci vivificano delicatamente l'opera. 2 dipinti che compongono un'unica straordinaria opera, celebrazione di una delle più potenti coppie del Quattrocento. Il dittico, così chiamato perché si compone di 2 tavole, rappresenta il duca di Montefeltro Federico e sua moglie Battista Sforza, figlia di Alessandro, signore di Pesaro. I 2 coniugi sono raffigurati di profilo, in maniera aulica, come si faceva con gli imperatori romani sulle monete, dominanti un paesaggio che fissa i territori del Montefeltro. Sul retro delle 2 tavole i trionfi su carri allegorici dei 2 duchi. Questa è una delle ultime opere dell'artista, fonte di infinite variazioni realizzate dagli artisti fiorentini nella seconda metà del Quattrocento. E come non commuoversi di fronte al viso malinconico e dolce della giovane Madonna composta in preghiera.
I contorni sono indefiniti, i colori sono tenui e la luce è diffusa in questo tenero dipinto che ancora oggi sa conquistare il cuore di chi lo osserva. La Vergine con il Bambino, spesso arricchiti da altre figure come il San Giovannino, appaiono negli ultimi anni fiorentini il principale terreno di prova del giovane Raffaello. L'artista progressivamente rivoluzionò la rigidità di questa composizione tradizionale, dando un nuovo ritmo attraverso gesti, sguardi e tenere attenzioni che rendono un'opera come questa un condensato d'amore e affetto materno. Il cardellino che Gesù accarezza simboleggia la passione di Cristo. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.